Salve a tutti ragazzi, qua Raftcraft. Oggi siamo con i nostri amici di quartiere Ready Perfectly. Per piacere presentatevi, bimbi belli. Io sono T. E io sono Tai. Bene, dai. Allora, prima di iniziare volete dare una breve introduzione su che cosa fate per i vostri canali, una presentazione del vostro canale, non so. Allora, noi discutiamo di anime strani di solito, anime che in pochi conoscono, facciamo recensioni anche abbastanza cattive a volte, Dipende dall'anime, ovviamente. dipende Quanto dall'anime. di solito la nostra equazione è più l'anime non ci piace, più ci fa schifo, più noi siamo Sì. cattivi e lunghi nel descriverlo. Però generalmente prendiamo sempre quegli anime particolari di cui non parla mai nessuno, non tanto quelli mainstream, e andiamo un po' a sviscerarli perché sono sempre alcune piccole perle, altre invece grandi meme giganteschi. Oggi, grazie a Dio, parleremo di un anime bello, quindi oggi parleremo dell'anime. Esatto, esatto. Quindi ragazzi, se non l'avete capito dal titolo, dalla copertina, non so come avete non a farlo a capirlo, ma parliamo di Red Zero. Red Zero Season 3. È molto a videogioco, l'ho sempre pensato molto a videogioco, che tieni il boss, poi tieni il boss ancora più boss, poi tieni l'altro ancora più forte, fortissimo, e ti devi guadagnare la fiducia di altri. È fatto molto a videogioco, almeno questo è quello che penso io. Voi che mi dite? Meno del solito, ti dico, perché per gli anime che ho visto, già Subaru c'ha una cosa in più, secondo me, che è il fatto che non c'è la classica schermata da videogioco. Sì, Perché, ricorda un po' il videogioco per alcune cose, ad esempio i famosi checkpoint, che sono poi momenti Sì, X quello sarà la cosa più distribuiti forte, sì, sarà la cosa più esatto. forte. Però non è al tempo stesso, ne prendo un altro di grande anime recente, tra l'altro, che è Solo mm, Leveling, che alle volte c'è proprio la schermata simil Vero, videogioco, sì, vero, è vero. già è già un'altra o cosa. andando proprio ai Isekai, c'è anche Rising of the Shield Anche, Hero, che c'ha tutte anche. le tematiche, Sì, c'è l'albero delle abilità. esatto, c'ha tutte quelle cose che sono da videogioco. A Wow, noi pure fa schifo. l'albero dell'abilità tiene, ma veramente Sì, sì, me sì. lo Ma, dovrei ma andare a guarda che vedere, è ma... meno raro di quanto pensi. Ora come ora è tipo la metà degli isekai e dei fantasy attualmente, perché proprio anche i fantasy stanno contaminando, secondo me, questa cosa. Mm. Adesso c'è alberi di abilità, skill level, cose così che secondo me Re:Zero, grazie a Dio, non fa questo errore, fa quella cosa dei checkpoint alla fine è trama, non è... E quindi niente, molto semplicemente. E ieri, tra l'altro, mi pare era ieri, no, era l'altro ieri, c'è stato il penultimo episodio. Prossimo mercoledì, se questo video va bene, faccio l'analisi solo io. Purtroppo non vi potrò chiamare, ma lo farò per conto mio, l'analisi dell'ultimo episodio, così vediamo un po'. A livello narrativo, secondo me, l'ultima stagione è la più lineare, nel senso non ci sono troppi sbalzi temporali, non c'è troppa contemporaneità di eventi, perché di solito, ma in realtà adesso negli ultimi episodi ci stiamo un attimo ricredendo, però la Mm. stanno abbastanza gestendo bene. Sì, sì, più o Il meno. fatto è che molto spesso tu hai su Re:Zero 100 situazioni diverse che vengono mostrate contemporaneamente, questa cosa allo spettatore fa fatica a seguirla. Capito? Nell'ultima stagione questa cosa mi sembra abbastanza risolta. Dopo 5.000 anni che uno aspettava la terza... Dopo 5.000 abbast- anni che è schiattato, penso che ha capito qualcosina. Esatto. Già. No, ma Però infatti... No, sì, sì, vai, 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 questa- prego, prego. no, più che altro questa stagione secondo me per ora è la più bella. Eh, Perché è lineare, succedono cose, vedi tante persone che riconosci, secondo me. sì, guarda, io avevo sentito invece, avevo visto delle critiche su Anime World, l'avevo visto, che Mm. invece mi dicevano che non gli piaceva, era la stagione peggiore, perché Subaru non utilizza la sua abilità, cioè quindi non schiatta. Di morire. Ho detto, ma la sua abilità è ci arriveremo, con calma, ci Poi lui arriveremo.
è diverso. E che è una cosa un po' diversa, esatto. Esatto. Mi ha sorpreso pure a me, però ci arriveremo con calma, con calma. Però fondamentalmente è vero, sono stati dopo un anno, da quello che ho capito, dopo un anno dalla seconda stagione più o meno a livello di trama, dopo un anno lui si allena al parco giochi insieme a Garfield e diventa un po' più forzuto. Infatti, tant'è vero che poi scopriamo che lui impara anche l'abilità della mano monellona di Betelgeuse là. Ok. E quindi pure ci sta pure. Anche se però voglio aprire una piccola parentesi. Betelgeuse ne cacciava tipo 100.000 dalla schiena. Subaru si è allenato per un anno e ne ha cacciata una. Cioè, io voglio farvi capire che se Betelgeuse era il più scarso, Vabbè, ma era il più scarso. No, capì, ma Subaru però Subaru ha guadagnato la frusta Indiana Jones, È vero. Cioè, verissimo, verissimo. La frusta di Indiana Jones. E sì, quindi molto fondamentalmente il primo episodio mi è piaciuto assai, è stata una bella introduzione. Forse sarebbe stato meglio se ci avessero fatto pure un recap, forse sarebbe stato meglio. Un piccolo recap sarebbe stato... Oh, la Infatti ciliegina sulla torta. l'abbiamo detto anche noi, cioè almeno quei 5-10 minuti per prendere Sì, tutto quello che era successo ma nelle stagioni infatti... precedenti, perché non è poco quello che è successo, quello che è stato mostrato. Cioè, una No, ma... cosa molto più tranquilla, poco incasinata e molto molto lineare come questa stagione. Forse bastavano 2 o 3 minuti quello che hanno fatto. Purtroppo non è Sì, andata vero. così e invece quello che un po' disorienta è cosa è successo prima, anche perché è passato comunque tantissimo tempo dopo dalla seconda alla terza. No, Quindi a me stupisce la capacità dei giapponesi cioè nel fabbricare una stagione dopo 1000 anni. Per loro non è passato nessun arco temporale. Cioè loro sanno precisamente cosa è successo nella stagione prima. Vabbè, to be fair, 5 anni a livello di animazione non è tanto, cioè non è proprio tantissimo, 5 anni, cioè, direi che forse è la media a livello di animazione, roba I varia. giapponesi no, però. per i giapponesi sei fuori scala, cioè Sì. proprio stai facendo il lavoro della vita oppure probabilmente non sei capace, forse, non lo so. Però peccato perché secondo me, E invece non è vero, ovviamente non è un'offesa. No, secondo no, me no. loro sì. No, ma Sì, infatti, è perché vero. poi vedendo, no, capisco il vostro punto di vista, perché poi non spiega il fatto perché poi alla fine è uscito bene, capisci? Poi alla fine la qualità è rimasta la stessa di prima. Al di là della Esatto. balena, al di là del fatto, mi pare, non mi ricordo se c'era lo scorso episodio, forse 2 episodi fa, però mi pare a una certa spunta la balena bianca nella backstory di Willem, no? Pare una balena fatta in 3D che è sfocata e non so perché è sfocata. È un po' sfocata, non so perché, però vabbè. Sono passati 5 anni. Ho Esatto. sentito, ho sentito da qualche parte che il 3D è più facile del 2D, quindi può essere che è per quello. Grazie. No, più che altro è Non più... so. Allora, è più facile per forza, è più veloce, Sì, perché è una più volta che tu veloce. hai il Ah, modello, sì, certo, basta. Perché ovvio, una volta, certo. sì, perché una volta, perché poi tu il modello lo devi spendere solo il tempo per fare il modello, farci tutti i dettagli, poi alla fine non devi ricopiarlo 10.000 volte, lo devi muovere solo alla fin fine. Però sì, fatto sta che c'era la balena 3D. Ciò non toglie il fatto che c'era la balena 3D. Episodio 1 è piaciuto un sacco anche a noi, ma perché poi Red Zero ha sempre questa bella tranquillità, cioè proprio lui parte leggero, leggerissimo, con poche cose da dire e in realtà anche in maniera molto pacata, tant'è vero che il primo nemico che ci viene proposto questo giro non solo un arcivescovo, quindi uno delle massime cariche tra i nemici che ha, ma addirittura questo lancia giù un bambino dalla torre, e quindi parte sempre molto tranquillo, devo dire, questo Bello, giro. mi Cioè, piace. no, però è stato bello, cioè è stato proprio quel momento di impatto dove dici, ah, così, dal nulla, cioè di solito gli anime non partono strong, partono sempre con un po' di, sì, è vero, deve un po' interessarti la trama, deve un po' carpire lo spettatore, quindi mettere un po' di interesse, mettere un po' di mistero nella trama, eccetera, eccetera. Qua hanno detto, ma no, queste cose le abbiamo già fatte, partiamo subito proprio con il botto, Sì, e certo. Sì, cioè, sì, è vero, è vero. però è stato bello, cioè è stato d'impatto, ci è subito interessato. Poi dopo ne parliamo, dopo della Sì, stagione Sì. come proseguire. No, ma infatti, cioè...
vedo che comunque è rimasto abbastanza. A me è fatto piacere che, anzi, mi ha sorpreso il fatto che la grafica fosse la stessa, perché solitamente non era solamente col cambio di studio, può anche capitare che dopo qualche anno cambia la grafica, può succedere questa Sì, cosa. sì. Mo non è che mi aspettavo proprio degli stickman, però dico comunque qualche cosa me l'aspettavo, occhi, faccia. Cioè, per farvi un esempio, prendete High School DxD, di cui non sono un fan, però c'è stato proprio. Mo' è vero che è vero, se non mi sbaglio, in quel caso ha cambiato studio di animazione, però Sì, lì c'è stato un eh, cambio. Sì, però sì. comunque l'argomento, cioè il mio argomento rimane, perché pure dopo 5 anni può darsi che gli animatori non ce la fanno, quindi sono rimasto molto contento, sono rimasto. Io ho notato che è cambiata un po' la regia, ma in meglio però. Nel senso, la regia di Re:Zero non ha mai spiccato tantissimo, è sempre stata una regia abbastanza tranquilla, con queste inquadrature abbastanza ferme, tutto quanto, poi vabbè, avviene l'azione, ok. Ho visto che dal lato registico è migliorata, secondo me. Mm. Ma questo secondo me è dovuto proprio ai 5 anni di attesa, poi. Comunque, ripeto, i giapponesi quando hanno i modelli dei cartoni animati, comunque degli anime in generale, di personaggi, loro non sanno interpretarli, sanno disegnarli come se non fosse passato nessun tempo. Per esempio, quando c'è stato Classroom of Elite, Mm. è successa praticamente la stessa cosa. La prima stagione durava passati degli anni, seconda stagione è completamente uguale, hanno cambiato delle cose, hanno sistemato delle cose, per esempio il fan service l'hanno completamente tolto, però nonostante siano passati degli anni era comunque uguale a livello Sì, sì, sì. tecnico. Infatti, guarda, mi ha fatto molto piacere che hai portato in campo questa cosa perché finalmente nessuno potrà dirmi che con questa nuova stagione senza fanservice nessuno mi potrà dire che abbassiamo ancora di più il livello di quantità di fanservice che ci sta, veramente. Così sono proprio. Anche perché l'unico livello di fanservice in realtà riguarda la signora Emilia, O la signora Capella, Emilia o Capella, sì. però Capella è fatta apposta, Sì, nel senso, Capella, cosa gli Cappello è dici? fatto. Ah, oh, Cappello è Capella è fatto un apposta, sì. personaggio. No, Capella. gli unici momenti di fanservice, perché io sono molto critico su queste cose, come appena vedo una cosa di fanservice mi incazzo proprio. Perché è proprio Certo. totalmente. No, ma perché è proprio totalmente inutile. Cioè, è proprio una di quelle cose. Tu, cioè, dici tu, fosse una cosa di intimità tra due personaggi, dici, vabbè, allora ok, ci posso pure stare, ok. Però tu me lo schiaffi da ogni due o tre e dico, bro. Cioè, se per te sti intimità è gratuita, non è intimità, è porno a sto punto. Recente, perché noi non l'abbiamo vista tutta, noi l'abbiamo vista fino a quando Regulus, Subaru praticamente dice, ah, ho capito qual è Ah, ok, il ho suo capito. tutto, e Ok, siamo sì, sì. arrivati lì. Esatto. Ok, E c'è sì. stata una scena che ci ha lasciato un po' straniti, che è stata la scena in cui si spoglia la Sì, tipa, esatto, sì. che completamente. Sì, esatto. Scilla, Sì, 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 sì. la tipa incazzata, la candidata premio Quella Nobel c'è, siamo incazzata, sì. tornati indietro, abbiamo detto, abbiamo saltato qualcosa. No, ma Ci siamo infatti. persi questo. No, ma a me, ma infatti quella scena non l'ho capita perché poi si spoglia, si riveste con Sì, gli stessi vestiti. No, ma si riveste con gli stessi vestiti dell'altra volta. Che cazzo ti sei rivestito a fare? Infatti, anche io ieri, l'abbiamo vista ieri tra l'altro questa scena abbiamo visto qua, ieri. l'abbiamo vista ieri, infatti ho detto vabbè ok, cioè, ci sta, Ringrazio, però. era una cosa simpatica per l'amor di Dio, Ma poi a un certo punto vedi che si rimette il vestito, ma è lo stesso di prima, ma che cosa? Ma perché? Ma perciò dico io, cioè, l'unica spiegazione che mi viene in mente è che magari era super corazzato, però all'esterno. Hai presente quegli RPG strani dove il personaggio femminile tiene una L'armatura gonna, però in bikini. realtà è tutto corazzato incredibile. Ecco, quella Sì, roba sì, la, così. la cosiddetta armatura bikini, che poi è Sì. bellissima, l'abbiamo vista un volte in Danmacia, sì, sì, ma proprio è utile, Sì, guarda. soprattutto contro lance, spade, No, no, asce, sì, sì, infatti. sì, dai, col bikini. No, ma Vabbè, la cosa bella è che funziona pure. La cosa bella è che funziona pure. Quello è il bello. Dai. No, negli io. anime. Sì, no, io quella cosa che mi sono incazzato principalmente in quel. Mi sono incazzato realmente poco, però ci sono delle cose su cui voglio lamentarmi un attimo. Quindi Vai. facciamo una fase critica, facciamo un attimo. Eh,
al di là del coso di fanservice, che a parer mio potevi risolvere con un bellissimo parasole, facevi il parasole con la silhouette dietro, Vabbè, molto classico, però al di là di quello ci sta la battaglia contro Ira, no? Questa qua si mette 10.000 amuleti contro per assorbirsi il danno, e lei che fa? Non è che li usa, cioè, così, dico, ok, adesso sto tranquillo, posso attaccare, se mi subisco il danno me lo para l'amuleto. No, rimane ferma e aspetta che gli amuleti si rompono e poi dare il colpo finale. Una volta che si sono rotti tutti gli amuleti, poi do il colpo. Dico io, ma se tu potevi essere veloce e picchiare così, perché ti sei rotto? Che cacchio te li sei portati a fare, sti amuleti? immagino spettacolo, nel senso Sì, c'era penso ci sia altro io motivo. comunque ho delle domande da fare da te, che sei, diciamo, a te che piace Re Zero, a te che apprezzi tantissimo Re Zero, sicuramente uno dei pochi anime di cui ne sai più di noi, perché comunque sono passati anche anni, quindi ricordavamo molto poco Decisamente poco, decisamente Ci sta, poco. ci Io sta. il rapporto che c'è adesso tra Subaru e Beth, a te come sembra? Perché a me è piaciuto in realtà. A me mi è piaciuto tantissimo perché, cioè, nonostante la gente che mandava la seccia, perché dicevano, ecco, adesso è un'altra Loli, diventerà parte No, dell'harem. No, devi lasciare raga. perdere. No, ma Non- infatti, ma già dall'inizio, dalla prima stagione ti avrei ancora potuto credere che poteva finire così. Dalla seconda, boh, se lo volevi vedere, non era proprio una teoria proprio assurda, però mancava di prove, ecco, mancava di prove evidenti. Adesso con la terza stagione, qualunque cosa che vuoi dire tra la loro relazione, dici, ah, è una relazione romantica, è veramente una stupidaggine, cioè non ha proprio alcun fondamento di prova. È una... Hanno fatto una relazione molto tipo padre e figlia, hanno fatto una cosa molto no, molto bello. a me la cosa più piaciuta di loro è nel momento in cui Subaru muore. Lui è un po' strano, no? Ah, sì, 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 E primissimo dice, "Beh, episodio, sì. devo andare in sto posto." E Beth non si fa domande. Cioè, lei Ha già dice, capito, ha ah, già capito. ho capito, è una delle tue cose. Esatto. Cioè, a me questa roba in realtà è piaciuta molto, perché vuol dire che loro due hanno un'intesa abbastanza unica a livello relazionale e a livello anche come personaggi, perché questa è un'evoluzione del personaggio di Beth. Sì, esatto. Se Sì, Beth sì, sì. da una certa, lei era stronza, era la Sì, solita sì, Loli mezza zunghero. ma infatti io vorrei aggiungere al fatto che Beatrice, nonostante fosse una Loli, e nonostante in Re Zero le Loli vengono sessualizzate in maniera strana, però ne parleremo anche di cui, ne parlerò almeno io sicuro, ne parlerò. Beatrice non aveva un design incredibile, cioè della serie sessualizzata e roba. Cioè, guarda Pandora, ha una maglietta addosso. Cioè, non c'è tutto. Minchia, raga, meno male. E questo l'ha fatto Tappei, Cioè, vorrei dire, maestro mangaka. Che se l'avessi fatto, che col mio falegname con 10.000 lire lo faceva meglio. Però, vabbè. Allora, secondo me la gente che si lamenta comunque di certe cose all'interno di Re Zero è un po' ipocrita, perché se ci pensi praticamente qualunque anime Isekai attuale ha un harem. Sì, è Mm, vero. È stato Sì, molto ma rinfrescante il fatto che Re Zero non ce l'aveva. sì, vabbè, no, ma perché ci sì, sono sì, è anche un le po' due più raro, cose. però, vabbè. Però poi tra l'altro bisogna anche pensare a questo. Un anime che è stato molto discusso recentemente è stato quello di Mushoku Tensei, Mhm. sul fatto che lui tutte le volte si prendeva queste ragazzine qui e dicevano, ma lui è quarantenne. Mhm. Sì, ma nella mente, cioè, comunque, io sta roba non la Esatto. concepisco, nel senso, lui è rinnato, cioè se la gente non sapesse che lui è un reincarnato come tutte le Cristoforo di persone che sono lì, questa roba è normale nel contesto di quell'anime lì. Esatto. No, Non ha allora, senso darsi se poi tanto... Lui le ha sposate, è l'unica differenza, perché tutti gli altri
fanno la cosa dell'harem senza sposarle. Questa è un'ipocrisia, secondo me. Sì, ma guarda, però comunque una cosa simile all'harem l'ha fatta pure Mushoku Tensei, comunque, sinceramente. Cioè, Ma no, c'è io Sì, l'harem. no, sono... no, io non sono io non vado assolutamente d'accordo con sto fatto dell'harem, perché secondo me non serve, cioè qualità sulla quantità, non serve a No, niente, no, secondo me. Tra l'altro avevo letto delle cose, delle carte psicologiche su come, cioè in una famiglia reale, cioè se tu tieni più mogli crea proprio un problema familiare intimo, quindi non sono beh, manco certo. d'accordo con quello. Ma poi sinceramente, voglio, cioè, vuoi mettere come... è come l'ha fatto il fatto dei soldi, tieni 10 euro, domani voglio 100, domani voglio 1000, e chi ti dice che oggi tengo tipa, domani voglio quella, domani voglio quella, cioè, capi? O tieni un willpower incredibile, o veramente non lo so, cioè ti fa sfociare nella lussuria e nell'adulterio, cioè io non so se ti conviene provarci a... vuoi rischiare la giocata? Fai come Bernardeschi, ti rischi la giocata? No, beh, però con Mushoku Tensei c'era anche proprio tutta una questione riguardante, più che secondo me, almeno per quello che ho in mente io, Mm. riguardante tanto anche la moralità, Sì, ma più che la questione harem, era proprio la questione di moralità dietro la scelta che ha fatto lui, che però, tornando al topic di Re Zero, qua non c'è, cioè fondamentalmente sì c'è dico che c'è una sorta di harem, non è neanche del tutto vero, cioè Ah, Subaru c'è in mente una persona attualmente, sì, 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 dico, c'è comunque una grande presenza femminile, probabilmente una persona che è la signora Emilia. Beth, esatto. Beth invece è più come se fosse una sua figliola, una sì, è figlioletta, come o ho detto comunque io. un rapporto molto più familiare rispetto ad Emilia ed è già molto diverso. Il resto circunnaviga quello che è la storia, ma non ovviamente. è, ma ovviamente, certo, ma è collegato anche alla questione fanservice, perché ovviamente l'harem negli altri anime può portare anche alla fanservice che poi noi lo odiamo, tu lo detesti, ad altri piace e quindi è un po' anche un cane che si muove dalla coda, nel senso anche io ritengo che sia inutile come lui e come te, però fondamentalmente si fa perché piace e oltre a questo non c'è niente. Con Re:Zero, con Mushoku Tensei e altri anime, questo elemento è molto diverso, ma infatti sono anime di qualità, quelli che abbiamo appena No, citato, sì, infatti. rispetto alla media, o comunque sono sopra la media, sicuramente, anche per questo fatto, che non si va banalmente a guardare l'aspetto sessualizzato, ma si va a guardare tanto altro, poi con luce e ombre del caso, perché poi soprattutto in Mushoku Tensei c'è stata questa cosa, però appunto andrebbe sviscerato, bisognerebbe fare forse un episodio a parte, dove svisceriamo la questione sociologica, psicologica e Sì, quant'altro sarebbe da di quello farci che un'analisi. Il video di oggi è giusto. solamente più un commento più che Ma un'analisi. infatti Non ce dico, l'abbiamo. No, sì, non sì, mi sì. inoltre in questo, però è già molto più complesso, ci sono layer di complessità molto diversi rispetto a quelli che Sì. affrontiamo. Poi, Basta. No, ma io, tornando su zero, sì. una cosa, io volevo, se tu da fan, Mm. se devi trovare una critica a questa stagione qui, l'ultima, quale gli dai? Se devi proprio cercarla. Guarda, sto veramente... perché poi io cerco di essere non bias, però è difficile comunque non trovare il bias. Mm. Eh, sai che non lo so, sai che non lo so principalmente. Forse al massimo, forse proprio al massimo. Questa è una cosa piccolina, però la dico lo stesso per la cosa più grande. Cioè, allora. La cosa piccolina è che non mi è piaciuto le cose piccoline, perché ci sono cose piccoline. La backstory di Liliana della Cantastorie non mi è piaciuta. Ah, Sinceramente, proprio? tra tutte le backstory, ci abbiamo Garfield che poi nella terza stagione è stata ampliata ancora di più. Poi cioè, mi hai fatto tutta sta roba e poi c'è Liliana. Liliana che praticamente va con la carovana del Circo delle Pulci, va avanti e dietro per città e città. E tu mi vuoi far credere che un bel giorno. Tu no, mi vuoi far credere che un giorno bello e buono si sveglia la mattina, scappa, va nella città più vicina, perché poi
io mo presumo che è scappata in quella stessa scena. Può essere pure di no. Però la città più vicina, voglio, in quale, cioè dove potrà mai essere andata? Nella città più vicina. Oppure nell'ultima che hai visitato. E la sorella e quell'altro non la vanno proprio a cercare. Voglio, ma veramente fai? Poi Vabbè. quella scena in cui le passa davanti con il sacchetto di bus e non la riconosci. Bro, ma manco Scooby-Doo, cioè, si nasconde così. Ma veramente fai? Cioè, da, bro, ma veramente fai? Cioè, dico, tra tutte le cose che poi... dico io, cioè... È Mi hai originale, sì. fatto, Sì, è mi hai fatto originale, sì, venire ma a sto punto, potevi fare una cosa, cioè a sto punto preferisco che mi fai un cliché di merda, cioè fammi il cliché che gli muoiono tutti quanti, classico, tipo alla Eren, no? Tipo alla Eren, no? Che piglia, muore la madre, cioè capi? Gli muore la madre, toh, fatto, risolto, cliché, cioè almeno ancora, questa è scappata, nessuno l'ha andata a cercare, nessuno, cioè, bro, ma veramente fa? A sto punto era meglio se moriva per la trama. Io c'è una cosa che sto trovando a livello critico di design più che altro, che io non Mm. capisco, che Subaru si tiene gli stessi vestiti dall'inizio della storia. Io sta roba non la digerisco. Cioè, lui ha gli Senza stessi lavatrice, vestiti. tra l'altro. Senza lavatrice. Ma io dico, ma perché? Cioè, Andrà al ok, a sugo. livelli sentimentali, però perché? Perché se no Boh, non capiamo chi è Subaru. Allora, Cioè, no, è così anonimo. è così anonimo. tu bi- No, vabbè, allora, allora, la cosa più... così anonimo sì, perché tu ricordati che adesso che è arrivata Liliana, non Liliana, come si chiama? Capella. Ecco, lei è mutaforma, cioè, capi? Quindi non è che puoi tanto chiuderci l'occhio, cioè, capi? Non No, sì, è... Alla fin Sì, fine. ma lui è uguale. Cioè, no, no, è vero, lui guarda, però a me questa cosa che lui tenga gli stessi vestiti l'ho sempre letta con un'affezione, poi vabbè, questa per forza è è una così, mia però. cosa, no, non solo un'affezione, cioè proprio lui sa di essere in un mondo diverso e vuole essere diverso da tutti quelli che sono gli abitanti di quel mondo, perciò tiene quei Ma quello vestiti. che non capisco è perché non ha fatto Eh, come caso, ma che ha cambiato i suoi vestiti, li ha adattati al e contesto. perché Kasuma ha voluto adattarsi al mondo dove c'era perché ha detto questo No. è un nuovo mondo e io voglio Secondo... vivere la mia vita. Ah, è vero. Subaru invece ha detto no, io qui ci sono finito, però appartengo a un altro mondo e non mi omologo al resto, sono proprio due L'unica... diverse. riguardo questa piccola questione, poi faccio passo alla prossima mini critica e poi grande critica. L'unico motivo che mi viene in mente al massimo per far ricordare... il motivo numero uno sicuro è perché l'autore si scoccia di mettere gli altri vestiti. Motivo numero uno. Motivo numero due. Secondo me è perché ti deve allo spettatore deve ricordarsi che Subaru è un estraneo alla fin fine. È qualcuno, cioè, lui sta là proprio puramente per caso. E No, Mhm. ho quindi... capito, però a livello narrativo ha poco senso, perché comunque sono Sì. passati anni No, no, è ormai. vero, a livello narrativo ha poco senso. Ciò detto, penso che valga più la questione che diceva adesso Raff, cioè proprio per far No, vedere ma io questa sono sicuro che sia differenza. quello il fatto, Eh, però è poco sensato, sì, cioè sì, non no, è guarda, che... su questo sono Comunque, d'accordo. Su questo sono soffermandoci su sta d'accordo. cosa, veramente, cioè, dico, rispetto a tutte questa è una sottigliezza, perché rispetto a tutte le altre volte che si rende veramente molto realistico, direi che è quasi trascurabile. Ah, questa qua è No, una cosa personale, dipende da quanto ti rovina lo show. comunque io ho una mia teoria basata per l'appunto sull'ultima stagione. Noi, ripeto, non l'abbiamo vista tutta, quindi Mm. magari non è... Che riguarda il fatto che gli arcivescovi si presentano in continuazione. Ma sono educati, voglio. Sono No, no, educati. no, 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 perché c'è noi, qualcosa. io ho pensato che molto proprio, perché io noto che sta roba è fin troppo, cioè c'è troppo, nel senso loro si presentano Dici tantissimo. è troppo, è ripetuto troppo volte per essere una No, coincidenza, non è dici una tu. critica la mia, No, quello no, che dico è ripetuto dico... troppo volte, cioè dico gli arcivescovi dicono sempre la stessa battuta che non può essere una Esatto, coincidenza. Esatto. Dici c'è esatto, un significato che dico nascosto, io dici tu. è che secondo me i loro poteri sono proprio legati al fatto che loro si presentano e questa cosa in realtà si attacca
abbastanza bene a quello che abbiamo notato nell'ultimo episodio che abbiamo visto, che continuando a ripetere il suo nome, Regulus, ha fatto capire a Subaru il suo punto debole. Mm. E ho detto, ma a me sta roba mi sembra strana che lo continuano a ripetere il loro nome insistentemente, soprattutto la tipa, Quello dell'Ira. quella bendata, non Sì, quello sì, dell'Ira. ok, Darsi la l'Ira, scuola dell'Ira. che lei, mamma mia, fa introduzione e senza di quella i suoi poteri non Oddio, vanno. anche gola, anche... Ah, quello pure è vero. Cazzo. Ira lascia perdere perché si perde proprio, cioè sta solo essa e si perde solo essa, quindi lascia perdere proprio. Ira sta solo lei e si perde solo lei. Vero. Regulus, boh, non lo so, ma io ti dirò che non è neanche per quello, cioè secondo me semplicemente ci è arrivato, al di là del fatto delle costellazioni, ma per Regulus semplicemente diceva sempre la stessa introduzione perché lui è un superbo figlio di buona donna alla fin fine, quindi lui si deve Però costantemente... lui continua a presentarsi indirettamente perché dice io sono l'uomo più Ma tu lo educato del sai chi mondo. sono, io ho i diritti.